Bene, in questa 16ª lezione oggi voglio fare un riassunto di quello che è stato fatto in tutto l'anno, così da dare la possibilità a tutti gli utenti che non hanno potuto vedere il resto dei video di poter vedere per l'appunto un piccolo riassunto di quello che è stato mostrato su questo piccolo canale informativo. Allora, oggi faremo dei semplici esperimenti e potremmo fare, ad esempio, vi faccio vedere alcune cose importanti che dovete sapere, ad esempio con l'acqua, queste sono aste a risonanza terrestre e possono essere usate per trovare qualsiasi tipo di oggetto. Ecco, voi annullate il campo, mettete le aste sopra l'oggetto da rilevare e ordinate al campo bioelettrico di trovare l'acqua. Trova l'acqua. Bene, come potete vedere l'acqua è stata rilevata e quindi possiamo annullare il comando. Annulla. Ok. Ora vi faccio vedere le aste a risonanza specifica per il materiale, in questo caso sempre l'acqua. Ecco, questa è la serie 2021, annullate il campo. Come vedete, senza l'uso del campo bioelettrico, queste aste si chiudono solo sul materiale selezionato per la propria frequenza di risonanza e non serve diciamo, effettuare alcun comando specifico. Come potete vedere, le aste si chiudono esattamente sul centro dell'acqua. Se io mi sposto, le aste continuano ad indicare la direzione e il centro sarà sempre quello dell'acqua. Osservate bene, osservate come si comportano le aste. Ecco, quello che voglio farvi capire è la differenza tra le aste costruite per il singolo tipo di materia e le aste a risonanza terrestre in grado di trovare qualsiasi tipo di materiale, però solo con l'uso del campo bioelettrico. Ecco, ricapitolando, come potete vedere le aste non si chiudono. Il comando viene impartito per la ricerca. Trova l'acqua. Annulla. Ok, ecco, questo è quello che volevo farvi vedere in questa lezione. Ecco, anche per farvi capire alcune cose essenziali sul rilevamento dei materiali. Bene, allora, oggi facciamo la differenza che esiste tra le aste a risonanza terrestre e le aste a risonanza specifica per i materiali. Devo farvi vedere ancora una piccola cosa che mi è stata richiesta. Ecco, non so se si vede bene. Ecco, questo è un semplice disegno che semplifica il rilevamento della profondità sia per i materiali sia per l'acqua. È un calcolo abbastanza semplice e non guardate i numeri perché sono numeri che sono stati fatti per questo genere di ricerca, quindi diciamo la profondità effettiva a cui si trova l'acqua.
oppure qualche altro tipo di materiale. Ecco, in questo caso questo è un disegno specifico, serve solamente per farvi comprendere la precisione della profondità che le aste riescono a rilevare. Ecco, non so se si vede bene, comunque non tenete conto delle formule di calcolo perché sono state fatte solo per questo tipo di esperimento. Allora, vi ho fatto vedere la differenza tra le aste a risonanza terrestre e le aste specifiche per la risonanza del materiale, in questo caso l'acqua. Adesso procederemo a verificare anche alcuni dei materiali che avete già visto in questi filmati. Lasciamo sempre disponibili le aste a risonanza terrestre, così vi spiego meglio un attimo che cosa succede. Questa l'avete già vista in filmati precedenti, si tratta di una moneta d'oro certificata e possiamo fare la differenza. Come potete vedere le aste non si chiudono e allora usiamo il campo bioelettrico. Trova la moneta d'oro, annulla la moneta d'oro. Bene, adesso procederemo a fare la cosa inversa con le aste specifiche per la ricerca dell'oro, che non richiedono, diciamo, dei comandi specifici dati da un addestramento particolare. Allora, annullate il campo, vedete che senza dare nessun comando queste aste si chiudono automaticamente sul campo generato dalla moneta d'oro. Ecco, mentre se lo facciamo con le aste a risonanza terrestre, come potete vedere, non si chiudono. Queste non si chiudono. Queste richiedono i cosiddetti comandi. Ecco, ve lo faccio vedere ancora una volta. Trova la moneta d'oro. Annulla. Ecco, in questo caso possiamo vedere la differenza sostanziale con le aste calibrate espressamente per il rilevamento dell'oro specifico, solo per questo materiale. E non serve nessun comando. Come potete vedere, se noi ci spostiamo, le aste continuano ad indicare la direzione da prendere. Dovete imparare bene a seguire le aste, perché le aste vi portano sempre sopra il vostro obiettivo. Ecco, se noi ci spostiamo di nuovo, le aste si incrociano sull'obiettivo in questo modo. Vedete che agganciano sempre la moneta d'oro, mentre le aste a risonanza terrestre non lo fanno. Non lo fanno, diciamo, di loro come risonanza, però lo fanno con l'uso del campo bioelettrico. Ok, aste per l'oro, serie 2021. Moneta d'oro. Ve lo dimostro ancora una volta con l'argento. Moneta d'argento certificata, aste a risonanza terrestre.
Come potete vedere le aste non si chiudono. Usiamo il campo bioelettrico. Trova l'argento. Ecco. Annulla. Allora, aste serie 2021 per l'argento, specifiche, calibrate, specifiche. Annullamento del campo. Come potete vedere, le aste per l'argento localizzano subito l'emissione. Anche in questo caso, se noi ci spostiamo, le aste seguono il campo. Quindi dovete imparare a seguire le aste. Le aste vi porteranno sempre sopra il vostro obiettivo. Ecco, come potete vedere, le aste agganciano sempre la moneta d'argento. Se noi facciamo un'altra prova, osservate bene, moneta d'argento, moneta d'oro. In questo caso possiamo utilizzare le aste a risonanza terrestre, annullamento del campo, come potete vedere non c'è nulla, trova la moneta d'argento, annulla, trova la moneta d'oro, annulla, trova la moneta d'argento, annulla, trova la moneta d'oro. Come potete vedere, le aste puntano sempre all'obiettivo, in questo caso con l'uso del campo bioelettrico umano. Annulla. Dunque, parlando di nuovo del campo bioelettrico, per chi non avesse ancora capito un attimo come usare le aste di ricerca, queste sono delle aste di ricerca a risonanza terrestre, ecco, in grado di rilevare qualsiasi tipo di materiale. Come vi faccio vedere adesso. Osservate bene. Trova il diamante, annulla, trova la moneta d'oro, annulla, trova la moneta d'argento, annulla. Ecco, una cosa che possono fare le aste a risonanza terrestre è proprio questa, riuscire a trovare qualsiasi tipo di materiale, naturalmente con un addestramento specifico. Adesso vi faccio vedere ancora una cosa interessante. Bene, adesso voglio farvi vedere una cosa importantissima, così potrete capire effettivamente che cosa possono fare le aste. Ricordate la massa peso di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti? Allora, come potete vedere, la massa peso crea il proprio campo di emissione. Noi utilizzeremo per questo esperimento le aste a risonanza terrestre. Osservate bene.
Trova la sfera. Annulla. Bene, adesso voglio dimostrarvi questo. Osservate, questo si chiama una traccia del residuo energetico dell'oggetto. Trova la sfera. Ecco, la sfera non c'è, ma le aste rilevano la traccia energetica che viene lasciata per un determinato periodo di tempo dall'oggetto che è stato, diciamo, posato sul tessuto spazio-tempo. Ecco, quando il tessuto spazio-tempo tornerà normale, le aste si apriranno, come potete vedere. Ecco, e non rileveranno più nulla. Questo è un piccolo esperimento che ho voluto farvi vedere per farvi capire che la traccia energetica lasciata da un oggetto che poi viene spostato vi permette di seguirlo. Ecco, vi permette di seguirlo e di trovarlo fisicamente. Ok? Bene. Allora, per questa 16ª lezione è tutto. Spero che possiate comprendere questi semplici esperimenti e naturalmente ci sentiamo alla prossima lezione. Ecco, questa lezione è stata fatta per far comprendere agli utenti, diciamo, che sono arrivati sul canale negli ultimi tempi, e quindi è un riassunto specifico di quello che è stato mostrato nell'ultimo anno. Ok, allora ci sentiamo alla prossima lezione e auguro a tutti buone ricerche.